And the next photos, we go quickly through to the next one. This is one stone, we call it the Stone World Map. It's a 350 kilo granite stone with a world map on it. Andiamo velocemente alla prossima, si tratta di una pietra che viene definita la mappa del mondo, è una pietra di 350 kg di peso che riporta appunto una mappa geografica del mondo. Professor Kimura told me that he found out through his researches that from the northeast Japanese island, which is now Russian Sakhalin Island, until far down after Taiwan, there was once a long continent. Il professor Kimura gli ha spiegato che dall'isola Sakhalin, che ormai fa parte del territorio russo, fin giù quasi a Taiwan, una volta esisteva un continente. And if you look on the last two photos, you see exactly at the end of the map, you see from the northeast Japanese island, far down by Taiwan, one long continent. But this stone was found already before they found the undersea stone pyramid in Yonaguni. Se guardiamo con attenzione le ultime due foto sulla destra, possiamo notare che effettivamente da quello che sarebbe il principio dell'arcipelago giapponese fin giù a Taiwan si può vedere un continente e l'unica cosa è che la pietra è stata trovata molto prima che la piramide giapponese fosse ritrovata. Here in the close-up, you can see that in the area approximately of Babylon or Israel, Syria, there is an inlay of an eye, and then goes a natural quartz line over the Mediterranean, and on the other side, through Asia. Possiamo vedere che all'altezza più o meno della Siria e di Israele c'è un incavo che rassomiglia a un occhio, è una linea di quarzo che passa attraverso il Mediterraneo e poi taglia attraverso l'Asia. You can see that the map is so good that you can see, find Italy, Greek, Saudi Arabia, India. India is bigger than in our days, and after the last tsunami they found some sunken cities under the sea around India. So India in the past was bigger than now. La mappa è così accurata che possiamo notare la posizione dell'Italia, dell'Arabia Saudita e dell'India e possiamo notare che l'India ai tempi in cui è stata incisa questa mappa era molto più grande di come la conosciamo adesso e è anche vero che quando si è verificato l'ultimo tsunami si è riscontrata la presenza di città sotterranee, subacquee scusate, e quindi c'è l'evidenza che in origine l'India fosse molto più grande di adesso. And this is the other side of the world map, and you can see that the quartz line is passing the Atlantic Ocean, and you see one big island, I mean a big continent compared with the other continents, and this might be a drawing of the existence or the approval of the existence of the so-called next myth, Atlantis. Vediamo dall'altro lato del mappamondo la linea di quarzo che taglia attraverso l'Atlantico e in prossimità della linea c'è un continente per niente piccolo, neanche paragonato agli altri, che potrebbe dare conferma dell'esistenza di un altro mito, quello di Atlantide. And then the line ends up in the Bay of Guayaquil, and there is another inlay a little bit going to the north, and this is the place where the next very, very strange artifacts were found in 1984 by gold digging in an underground tunnel. Proseguendo verso lato, la linea di quarzo va verso il Messico e nella baia di Giganti in Ecuador in Messico e prosegue verso nord con un altro simbolo che fa riferimento a una località di cui adesso parleremo. The stone map
concerning Professor Kimura, because he said that the big underground stone monuments must have sunken around 10 to 12,000 years ago. That means that this stone map should be older than 10,000 years, and that means the next question, how would have been able to do such a wonderful, recognizable world map around 10, 11,000 years ago? Another myth? Il professor Kimura data questo mappamondo di pietra poco prima che venisse sommerso insieme alla piramide, ovvero intorno ai 10.000 anni fa. La domanda è come è stato possibile realizzare una mappa del mondo così accurata 10.000 anni fa? One of the most interesting artifacts they found in Ecuador 1984 is the so-called pyramid with the eye. La piramide che vediamo adesso è stata ritrovata nel 1984 ed è nota come la piramide con l'occhio. The eye in natural light, daylight or normal light is gray, and only when you put black light, ultraviolet light on it, it shines very strong, and it has 13 steps. It is one of the oldest symbols, and it is used also on the $1 US, and in many discussions it is connected with the so-called Illuminati. But I do not think that this real object has to do something with any groups, because I think this symbol is one of the oldest ones. L'occhio esposto alla luce naturale o comunque a una luce comune è grigio, esposto invece ai raggi ultravioletti inizia a brillare in maniera molto forte. Possiamo inoltre notare la presenza di 13 gradini che potrebbero creare delle connessioni con la società degli illuminati o i distinti. In realtà però l'occhio è uno dei simboli più antichi, quindi lì si tende di escludere una connessione. On the bottom of the pyramid you have inlay in gold points, little gold plates inlay, and you can see the Orion constellation, and over that inlay you have an unknown writing. Sulla parte inferiore, sul fondo proprio della piramide, possiamo notare delle placche auree che riproducono la costellazione di Orione e un'iscrizione misteriosa. Professor Schildmann in Germany, he passed away a few years ago. He could decipher this writing, and he wrote me that the translation of these 4 letters are meaning the Son of the Creator comes. Il professor Schiller, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, è stato in grado di decifrare questa iscrizione e di affermare che significa il sole dei grandi splende. Other artifacts found at the same place is a very big stone cup and 12 little stone cups. The numbers on the little stone cups are looking like the Mayan numbers, but they are a little bit different. And on the big stone cup you have a perfect star constellation. Possiamo notare un insieme di coppe di pietra, una molto più grande e 12 più piccole. I numeri che sono sulle coppe ricordano quelli Maya, ma sono leggermente differenti, e c'è chiaramente illuminata una costellazione sulla coppa più grande. The most interesting thing is that the stone cup, the big stone cup, inside is very magnetical and outside nearly nothing. And I was talking with several geologists, and they said this is impossible. If there is an iron material inside the stone, it must be same magnetically from both sides. La cosa strana della coppa più grande è che è molto magnetica all'interno, ma quasi per niente all'esterno. È stata sottoposta all'analisi di alcuni geologi, i quali ritengono che questo fenomeno è impossibile, perché se ci sono tracce di metallo all'interno bisogna che ci siano necessariamente anche all'esterno della stessa pietra. This is another artifact from the same place in Ecuador, with the same star constellation and 2 figurines looking up to the sky, and also the star constellation and the eye of the 2 figurines are shining very strong if you put black light or ultraviolet on it.
Anche questo è un reperto ritrovato in Ecuador, possiamo notare le stesse costellazioni che abbiamo visto sulla coppa, due figurine di pietra rivolte verso l'alto con un occhio e sia l'occhio che le costellazioni e sotto i raggi ultravioletti brillano fortemente.